Tuffarci nella vita a testa in giù e a piedi in su è in assoluto il modo meno rischioso per nascere per un bambino. Da futura mamma spero che la prima immagine catturata dallo sguardo di Maddalena sia l'immagine di un mondo al contrario, a testa in giù e a piedi in su, in uno sguardo capovolto. Peccato che poi non ci possiamo più permettere di mantenere questo sguardo capovolto, perché tutto e tutti ci chiedono di tenere gli occhi ben aperti, i piedi ben piantati per terra. Ma what if? Cosa succederebbe se ci potessimo permettere di tenere questo sguardo capovolto anche da adulti? 4 anni fa ho capito che uno sguardo capovolto può offrire rinascite insperate, personali e sistemiche. Per me la svolta è stata uno sguardo capovolto sulla fragilità. Vi racconto la mia storia. Mi chiamo Anna, ho 29 anni e da 4 anni sono un'imprenditrice di fragilità. Perché credo che la fragilità sia un fattore inesplorato e indefinito, sia nell'equazione di una vita, la mia vita, come anche nell'equazione di un'impresa. Era il 2013. Ero una ragazza con la testa sulle spalle e con i piedi ben piantati per terra. Con i piedi per terra si può correre veloce, si può scrutare l'orizzonte, ci si può alzare o abbassare per evitare eventuali colpi e combattere. Avere i piedi ben piantati per terra ci fa sentire forti e in un certo senso mi sentivo forte. Laureata a pieni voti e con un curriculum inattaccabile fatto di esperienze all'estero, mi proiettavo verso una carriera di relazioni internazionali. In realtà, mai come in quegli anni, mi sentivo debole. Una relazione possessiva e di controllo con un uomo più grande di me mi aveva trasformata in una prigioniera. Se da un lato la mia vita era piena di successi, dall'altro ero talmente paralizzata da non riuscire a scegliere in modo autonomo neanche un paio di scarpe. Ero tormentata. Come potevo conciliare forza e fragilità? Come potevo sentirmi così energica, così vibrante ma così spezzata? Così potente e impotente? Così libera e incarcerata? Vi è mai capitato di sentirvi così divisi, così fragili? Avete presente quelle situazioni in cui vi siete sentiti indifesi, impauriti, con le spalle al muro? Pensateci, perché ci tornerà utile più avanti. Ero stata offesa proprio in quello spazio, l'amore, dove ci si deve poter sentire fragili senza la paura di essere spezzati. Ma una mattina di primavera la vita mi è venuta a cercare. Una parola mi ha toccato nella mia intimità e mi sono sentita amata nelle mie ferite e nelle mie fragilità. Ho iniziato così un cammino di ascolto profondo. Chiamatelo incontro, fede, Dio o senso dell'essere su questo pianeta. Questo sguardo capovolto sulla mia vita mi ha permesso di ripartire dall'amore per la mia fragilità. Ho iniziato a sostituire la parola debole con la parola fragile. Debole è chi è intrinsecamente privo di forza. Fragile è chi si può spezzare se viene trattato nel modo sbagliato. L'intuizione che la mia fragilità non era un limite, ma un punto di partenza, mi ha fatto rinascere come persona e mi ha reso più empatica rispetto a quel mondo che volevo studiare per combattere. Dove gli altri vedevano anelli deboli, ho visto fragilità da valorizzare. Ho cancellato tutti i contro e li ho trasformati in pro. Potevo finalmente lottare per qualcosa, per capovolgere il paradigma della fragilità. Dove gli altri vedevano economie deboli, ho visto opportunità di ricostruzione. Ho lasciato il mondo delle relazioni internazionali e sono tornata in Italia. Un Monopoli finito male, con un torno alla partenza agli occhi di molti. La crisi economica era appena alle spalle
e l'economia appunto fragile. Ma per me è stata l'inizio della migliore partita con la mia vita. Nel 2013, insieme a un gruppo di amici giovanissimi, ho fondato Progetto Quid. Il logo della molletta testimonia l'incontro e l'unione tra forza e fragilità. Progetto Quid promuove l'inserimento lavorativo di persone con un passato di fragilità, producendo collezioni di abbigliamento e accessori a partire da tessuti di rimanenza delle più importanti aziende italiane. Dal 2013 ad oggi abbiamo assunto 75 persone con le loro 75 storie di fragilità. 75 vite fuggite al disagio sociale, alla povertà e all'incertezza. 75 sguardi capovolti grazie a un'opportunità di lavoro. Detto in termini economici più tradizionali, siamo passati da 5 dipendenti a 75 dipendenti. Siamo passati da 90.000 euro di fatturato a oltre 2 milioni di euro di fatturato, da 2 collaborazioni a 10 collaborazioni, con aziende importanti della moda italiana. Nel 2017 abbiamo prodotto più di 70.000 capi di abbigliamento e 150.000 accessori. Dopo 10 collezioni e 800 chilometri di tessuto recuperato, possiamo dire di aver costruito un modello che ha come punto di partenza, piuttosto che come limite, la fragilità. La fragilità umana e la fragilità del nostro ecosistema rappresentano le assi di questo nuovo modello. Ma solo quando viene aggiunta l'empatia, l'asse Z, questo modello può creare impatto e volume. Ma vediamo passo per passo. Asse X. La fragilità umana è il nostro capitale e al tempo stesso il metro del nostro profitto. Vi racconto una storia. Questa è Rosa. Rosa è arrivata in Quid dopo aver attraversato il buio di soprusi e violenze domestiche da bambina, un partner violento da 20enne, il carcere e l'alcolismo da 30enne. Si è appassionata alla macchina da cucire durante un laboratorio di sartoria in un carcere del nord Italia. Il ritmo regolare e costante dell'orlatura di un vestito fa sentire è una forma di sicurezza per Rosa e per chi come lei non si è mai sentita al sicuro. Dopo il carcere Rosa è approdata a Quid. Ha iniziato un tirocinio di 6 mesi, ma dopo pochi mesi ha smesso di venire al lavoro. Qualche settimana dopo ci ha chiamato chiedendoci aiuto. Aveva ricominciato a bere. Il lunedì successivo, invece di licenziarla, le abbiamo chiesto di ritornare e di essere fedele in Quid. Oggi Rosa guida un team. Il nostro obiettivo non è la massimizzazione del profitto, ma è la massimizzazione dell'impatto, ovvero la capacità di creare sempre nuove opportunità di lavoro. Questo per noi è lo sguardo capovolto. La nostra cooperativa ci richiede di assumere persone che vengono da background svantaggiati e che la legge definisce come svantaggiati. Persone con invalidità, persone che hanno avuto dipendenze, persone che escono da carcerazione, non sono per noi svantaggiati, ma sono forti sotto alcuni aspetti e fragili sotto altri. Come forti e fragili lo siamo stati tutti almeno una volta nella nostra vita. Asse Y. La fragilità del nostro ecosistema è la nostra opportunità. Questo è il nostro magazzino. Questi tessuti sono un effetto collaterale del sistema moda. La creazione di un capo di abbigliamento è un processo complesso e creativo. I brand tradizionali iniziano con un anno di anticipo a progettare la collezione e sulla base di tentativi scelgono e scartano i tessuti da mettere in produzione. Così inevitabilmente si creano rimanenze di tessuti pregiati, disegnati con cura e amore, tessuti stampati spesso localmente sulla scia della tradizione.
Il nostro progetto ha trasformato un anello debole della filiera del tessuto in un'opportunità. E grazie al formato della Capsule Collection, ovvero collezioni in edizione limitata, in ogni stagione riusciamo a declinare la nostra collezione sulla base dei tessuti che andiamo a recuperare. Anche qui ecco lo sguardo capovolto, uno sguardo capovolto su manifatture, tessuti e risorse per ridonare vita e speranza a vite, storie e tessuti. Asse Z. La fragilità è vettore di empatia. Tanti sono i nostri partner e tanti sono partner affermati del settore moda italiana. A chi ci chiede come abbiamo fatto a contattare questi grandi nomi, rispondiamo che spesso è bastato parlare di fragilità in modo aperto e onesto. Il perché è semplice. Dipendenze, disagio familiare, invalidità, carcerazione, sono tutti sintomi di fragilità, ma sono parte della variopinta e inestimabile dimensione umana. Chi di noi non ha incrociato ultimamente qualcuno con una di queste fragilità? Oppure chi di noi non le vive quotidianamente nella cerchia ristretta dei propri affetti? La fragilità è ciò che ci accomuna ed è trasversale. Uomini e donne, italiani e stranieri, imprenditori e operai. Nel nostro cammino abbiamo spesso incontrato manager affermati, designer di fama, avvocati, che ci raccontavano di aver vissuto in prima persona o attraverso gli occhi di chi amano cosa vuol dire essere fragili, ma sentirsi solo come fattori deboli del sistema. Un altro elemento per noi rilevante è stata la capacità di raccontare la nostra fragilità e la fragilità che portiamo con noi. Fosse in una conferenza come oggi, fosse durante una pausa caffè con un amministratore delegato, fosse veramente alla cassa di uno dei nostri negozi, sempre il racconto faceva scattare l'empatia l'azione e l'azione l'impatto. Come per me la svolta è stata incrociare la mia fragilità con la fragilità dell'ecosistema e attraverso l'empatia coinvolgere il mio team e i nostri partner, così questo è il modello che proponiamo con queste 3 assi. Ma cosa succede se concentriamo i nostri sforzi solo a risolvere le nostre fragilità e a partire ombelicocentrici dai nostri limiti? Tutt'al più diventiamo depressi. Cosa succede invece se guardiamo solo alle fragilità dell'ecosistema, intesi come questi problemi insormontabili a cui nessuno di noi singolarmente potrà mai dare una risposta? Tutt'al più diventiamo cinici. E se guardiamo solo la nostra fragilità e la fragilità del sistema, probabilmente diventeremo dei cinici depressi. L'incrocio della mia fragilità con quella dell'ecosistema non crea volume neanche impatto, ma solo un terreno sterile e arido. But what if? Che cosa succede se a questo aggiungiamo l'empatia, intesa come la capacità di coinvolgere gli altri e di creare un team o dei partner che approvino il nostro progetto? Ecco che allora nasce l'azione genera volume e il volume genera impatto. Ero offesa come donna, asse X, ho deciso di fare qualcosa per donne ferite come me e come Rosa, e andando a recuperare i tessuti, asse Y, e l'ho fatto coinvolgendo il mio team e i nostri partner, asse Z. Ecco che nasce Quid, la molletta, e oggi Rosa non beve più, ma ha un contratto a tempo indeterminato. Impatto. Questo è il modello Quid e questo è il modello che proponiamo a chi ci chiede da dove partire per cambiare le cose. Tornando alla mia storia, di fronte alla mia ferita potevo scegliere di chiudermi, potevo scegliere di non investire più in progetti, in nuove progettualità,
e neanche in relazioni, per non rischiare di farmi del male. E invece non l'ho fatto. Nel 2013 è nato Quid e il 28 maggio 2016 ho sposato Daniele. E allora, what if? Cosa succederebbe se ciascuno di voi qui presente oggi vedesse la fragilità come un punto di partenza e non come un limite?